Quanto è complicato dormire in macchina in Italia? È pericoloso? Sono domande che ci vengono fatte molto spesso. Per ora devo ammettere che non è stato affatto complicato. Bisogna sicuramente rispettare alcune regole e non dare troppo nell'occhio è sempre un'ottima idea. Ti ha dato fastidio la macchina? Tutto a posto? Qui in Sicilia per ora abbiamo dormito in posti super panoramici, in parcheggi fronte mare, ma anche in posteggi decisamente poco instagrammabili. Sul supermercato. E a parte qualche gruppo di ragazzi che girano in motorino fino a tarda notte, abbiamo sempre dormito sonni tranquilli. Oggi ci spostiamo nell'entroterra siciliano, Gran Michele, Caltagirone, Enna e Caltanissetta. Casualmente ci troviamo a passare 2 notti in 2 posti molto simili. Quello che però non sapevamo è che entrambi la mattina ci avrebbero riservato delle sorprese imbarazzanti. Buongiorno ragazzi, stamattina è successo qualcosa di abbastanza comico, devo dire la verità. Abbiamo parcheggiato ieri sera in un posto molto tranquillo che ci è stato anche consigliato diverse volte come soluzione. Infatti abbiamo dormito tranquillamente, siamo di fronte al cimitero. Però stamattina insomma ci siamo trovati qualcuno accanto alla macchina. È arrivato il fiorista. È arrivato il fiorista. Quindi adesso lo so, siamo ancora qua in queste condizioni. Ci spostiamo magari. Ti ha dato fastidio la macchina? Tutto a posto? Tutto ok? Salve. Dopo aver salutato il Signore dei Fiori ci siamo spostati in un parcheggio decisamente meno poetico ma più pratico, cioè il parcheggio di un supermercato. Allora il signore mi ha detto che non c'era nessun problema, ma secondo me non mi ha detto la verità. Però è stato gentile, dai. Quindi buongiorno ragazzi da questo paesino che si chiama Gran Michele e per tutte le prove di questa clip l'ho chiamato sempre Gian Michele. Questo per dire appunto che non lo conoscevamo prima che ce ne parlassero alcuni amici che abbiamo incontrato a Modica e che ci hanno detto di venire qui perché questo è un posto molto particolare, quasi unico. Allora adesso guardiamo questa piazza che è enorme. E in realtà guardando questa grande piazza non ci si rende conto della particolarità assurda, e cioè che questo paese è stato costruito totalmente, diciamo, a pianta esagonale. In questo viaggio in questa zona della Sicilia abbiamo parlato spesso di questo violentissimo terremoto del 1693. Molte altre città sono state ricostruite in stile barocco. Questa città invece ha avuto un destino completamente diverso, perché venne distrutto il centro urbano di Occhiolà, che si trovava a 2 km circa da dove siamo adesso. Il principe, leggo il nome perché è lunghissimo, principe Carlo Maria Carafa Branciforti, decise di costruire 3 mesi soltanto dopo il terremoto, di far ricostruire completamente la città a 2 km rispetto a Occhiolà, e nacque così Gran Michele, che è uno dei pochissimi esempi in Italia di città esagonale. È un esempio rarissimo di architettura razionale in Italia, perché è appunto costruita attorno a questa piazza esagonale che è alta che è larga, scusate, più di 8.000 metri quadrati. Purtroppo il principe non riuscì mai a vedere realizzata la città perché morì pochissimi anni dopo, ma a lui hanno dedicato una statua che hanno messo proprio nel centro della piazza. Sempre nel centro della piazza poi c'è una meridiana enorme costituita da quest'uomo appunto che sorregge, vedete là in fondo, una meridiana che segna sia le ore che il mese. Questa è la mappa del paese che ci spiega esattamente come è fatto. Quindi qui c'è la piazza esagonale al centro e ci sono 6 strade che corrono verso l'esterno. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Alla fine di ognuna di queste vie c'è una piazza, quindi sono anche 6 piazze all'esterno del centro del paese. Poi attorno alla piazza centrale corrono 5 strade, sempre esagonali, quindi sempre più larghe, che vanno verso l'esterno. Stiamo provando a uscire dal centro della città di Gran Michele, ma devo dire che è come uscire da un labirinto. Ecco, infatti questo è un po' il problema, diciamo che poi
ti perdi in queste vie e non si capisce dove andare. Allora, sono tutte a senso unico, quindi devi seguire un po' il flusso, bisogna capire Ma mi sa che sto girando a dov'è vuoto. l'uscita, perché stiamo girando da un po' adesso. Ce l'abbiamo quasi fatta, siamo quasi usciti dal labirinto e adesso ci spostiamo direzione Caltagirone. Allora, Caltagirone ragazzi, che però detta così, anche quando prima l'ha detto Angela, stiamo andando a Caltagirone. No, non sta bene secondo me, bisogna comunque pronunciarlo bene. Siamo a Caltagirone. Ah, questo mi suona molto meglio. E questa è la piazzetta proprio nel centro. Abbiamo proprio di fronte a noi questo che è una galleria Luigi Sturzo, e proprio girandoci abbiamo in realtà il punto centrale della città, che è proprio di fronte a noi, quella scalinata. 142 gradini che collegano la parte bassa alla parte alta della città, e non sono gradini normali, perché questa, ragazzi, Caltagirone è la città della ceramica, e quindi come vedete tutti questi scalini sono decorati con delle ceramiche. Le maioliche sono tutte diverse una dall'altra perché rappresentano le varie influenze che ha subito la città nel corso dei secoli, e sulla scala in questo periodo vengono allestiti questi vasi che dal basso mostrano un disegno. È una cosa che si fa qui regolarmente, mentre in estate vengono messi dei lumini sempre con lo stesso effetto. Bisogna un po' fare lo slalom per salire in mezzo a questi vasi, però vedete c'è una via da seguire. Comunque veramente l'alto poi deve essere ancora più eccezionale, e quindi ce li facciamo tutti questi 142 gradini. Ci siamo quasi. Siamo arrivati nella parte alta della città, ragazzi, e sono partite le campane, le musiche, è mezzogiorno, questa è l'Italia. Pensavo fosse un'accoglienza per noi che siamo arrivati in cima. Ben arrivati, benvenuti, i panni stesi ad asciugare e questa bellezza davanti a noi, tutta la città sotto. La storia di Caltagirone è strettamente legata a quella della ceramica, infatti il suo nome deriva dall'arabo e significa castello di vasi, ma qui in Sicilia in generale l'arte della ceramica ha origini antichissime, e infatti la parola che viene usata per indicare la ceramica è acrita, cioè la Creta, e richiama appunto il legame con l'isola di Creta, dove questa tecnica, quindi la tecnica della lavorazione delle ceramiche, era già diffusa da molto tempo. Caltagirone, ragazzi, è la città della fantasia e dell'arte, infatti abbiamo anche incontrato una signora che utilizza la tecnica del tombolo per tessere dei pizzi. Adesso non so se ho detto tutto giusto, ragazzi, non sono esperto in materia. Ora non ne fanno più, vero? No, Neanche le suore. No, ma il metodo è assurdo, bisogna essere veramente bravi, eh? Da quanti anni lo fa lei, signora? Da quando ero bambina, proprio a 7-8 anni. Wow. Poi c'è un'altra cosa molto importante qui a Caltagirone, e cioè l'arte del presepe, una tradizione antichissima, e ci sono addirittura dei presepi viventi che proprio prendono vita durante il periodo natalizio. C'è anche, chiaramente abbiamo detto, la ceramica, ma un'altra arte che c'è qua è quella di fare i vicoli più stretti del mondo. Infatti, come vedete, in questo vicolo ci passo proprio come si dice, Angela? A filo, ci passo proprio a filo. Eccola qua. Questo invece credo sia anche questo qualcosa da Guinness, il vicolo più stretto del mondo. Ci sono tantissimi piccoli laboratori in tutta la città che realizzano appunto le ceramiche, ma ce n'è una in particolare che è proprio il simbolo della Sicilia. Ma che carina signora accanto a te, Angela. Esatto. Sto parlando delle teste di moro, che sono questi vasi che rappresentano una figura maschile e femminile, che è proprio una testa di una persona, e vengono utilizzati come vasi, portaoggetti. Adesso sono arredo comune in moltissime case, non solo in Sicilia. Ma c'è una leggenda dietro, o meglio, ce ne sono 3 di leggende. Ben 3, tra l'altro tutte splatter. Sì.
tutte molto sanguinolente, direi, tutte e tre. Allora, ce n'è una che è più storica, che è legata proprio alla città di Caltagirone, e si dice che nel periodo della cacciata proprio degli arabi da Caltagirone, Ruggero I decise di tagliare la testa ai prigionieri e di esporla sulle diverse balconate della città. I cittadini, per fermare questa cosa, si misero a produrre appunto queste teste e le misero al posto di quelle reali dei prigionieri, per fermare appunto l'uccisione di moltissime persone. Altre leggende invece sono un po' più romantiche, ecco, diciamo, più legate, non so, alla Romeo e Giulietta alla siciliana. Allora, ce n'è una che parla di una coppia che si innamorò, lei era una figlia di una famiglia nobile e lui era arabo, si innamorarono, ma il loro amore era ostacolato dalla famiglia, quindi la famiglia decise di tagliare la testa a entrambi e di esporla sul balcone come monito verso questi legami un po' illegittimi. E questa è la prima versione. C'è un'altra versione invece che parla sempre d'amore, ma di questa ragazza siciliana che si innamora di questo soldato arabo. I due hanno una storia d'amore, ma lui non le dice che in realtà nel suo paese lui ha già moglie e figli, quindi quando lei lo scopre, prima che lui riparta, quindi l'ultima notte, decide di tagliargli la testa e di utilizzarla come vaso per far crescere il basilico. I vicini di casa, vedendo questo basilico che cresce così rigoglioso, decidono anche loro che vogliono un vaso simile e quindi si iniziano a realizzare questi vasi con la testa del Moro, appunto. Nessuno sa chiaramente quale sia la vera storia dietro le teste di Moro, però il fatto che vengano spesso acquistate e anche esposte in coppia, sia quella femminile che quella maschile, fa più propendere verso la seconda versione, e cioè quella della Romeo e Giulietta alla siciliana. Certo, ad ogni angolo qui, ragazzi, ci sono tutte le teste di Moro ai balconi di questo palazzo. Per esempio, lì dietro c'è la cupola colorata di una chiesa sullo sfondo, e poi da questo lato diversi negozi di ceramiche. Qui ce n'è uno e qua ce ne sono altri. Su tutta questa via che si chiama Via Sturzo ci sono tanti negozi di ceramiche che poi sono super coloratissime e sono di tutti i tipi. Abbiamo lasciato Caltagirone, ci stiamo spostando adesso verso Enna, quindi stiamo entrando sempre di più nel cuore della Sicilia, sempre più nell'entroterra. Il paesaggio è già completamente cambiato, ci sono tutte queste colline che sono ricoperte dai campi coltivati da tutti i lati, quindi l'effetto che fa sembra quello di un puzzle, tutta una serie di pezzi insieme. Stiamo salendo in centro ad Enna e, ragazzi, sembra di essere tipo in profonda campagna, ci sono tutti sti tornanti, ma siamo già in città praticamente. È una piccola cittadina e nonostante sia un capoluogo non è particolarmente grande, ma comunque è proprio in cima alla montagna. Tanto quello che avete sentito è sempre il sensore della cintura che ogni tanto fa così per farsi sentire, la sua presenza. Eccola lì la città. Il cubetto, ragazzi, va che è una meraviglia. Noi partiamo e poi arriviamo. Tutto quello che c'è nel mezzo è talmente fluido, tranquillo e leggero, con questo cubettino che vola, che non ce ne rendiamo neanche conto. Siamo quindi arrivati, abbiamo parcheggiato a 1,5 chilometri dal centro, in un luogo molto molto tranquillo. Mi sa che abbiamo trovato la chiave per dormire in Italia e parcheggiare. Quindi siamo in un parcheggio gratuito a 1,5 chilometri da qui. Abbiamo fatto una piccola passeggiata e siamo proprio nel punto più importante della città di Enna, che è definita la terrazza della Sicilia. E la terrazza della Sicilia è proprio da questo lato, alla mia destra. Dietro abbiamo questo parchetto e adesso a breve giro sulla terrazza della Sicilia. Attenzione, 3, 2, 1. Guarda, col rumore addirittura, con l'effetto sonoro. Guardate che vista che c'è da qua sopra, toglie il fiato, devo dire. Davanti abbiamo la cittadina di Calascibetta. Lo farò. Fallo. Calascibetta mia,
Calascibetta mia. Scusate, io stavo aspettando questo momento da quando siamo arrivati in Sicilia. Esatto, vi ho detto, ma andiamo a Calascibetta, perché? Per cantare la canzone. Sì. Se non l'ha cantata in Calabria, capito? L'ha cantata qua. Vabbè, fa niente, non importa. Perché la canzone teoricamente è Calabrisella mia, quindi qua abbiamo invece Calascibetta. Guarda che Devo bella, dire, ragazzi. suona comunque molto bene, perché Guarda è comunque che bella. bella anche questa Calascibetta. Ma non c'è solo lei in questa terrazza, perché là in fondo si vedono le Madonie, da questo lato altri monti, e invece là sullo sfondo, coperto da tutte le nuvole, con un cappello di nuvole, c'è lui l'Etna. o lei? Astratto, L'Etna. La cosa bella però è guardare questa vallata e vedere che compaiono i villaggi qua e là, quindi non c'è niente, poi compare il villaggio, il nulla, villaggio, campi coltivati, villaggio. Sono delle macchiette praticamente, una qui, mamma quanto è bella, quanto sei bella Calascibetta, e poi ce ne sono altri, tutte sparse qua e là, alcuni nelle conche, alcuni sui pizzi delle montagne, tutti questi paesini che sono qua e là sparsi. Il balcone è bello lungo, ragazzi, va avanti per un bel pezzo, e devo dire una cosa, finalmente, non solo cose belle, c'è anche una cosa brutta, finalmente. Scherzo. Qui dietro di noi è un po' di palazzi normali, diciamo, un po' vissuti, un po' così, un po'... Oh, finalmente. No dai, scherzo, non ci sono comunque... Diciamo che l'Italia è fatta così, è proprio la sua caratteristica. Ci sono le periferie un po' meno carine, un po' così, e poi ci sono i centri storici che sono delle robe veramente spaziali. Però devo dire che ultimamente di questi posti un po' più normali non ne avevamo visti tanti. Piccolo attimo di pausa, ragazzi, e siamo in una piazza che non ha avuto la stessa fortuna delle città barocche che abbiamo visto fino adesso, e infatti qui c'è stato proprio quel tocco del ventennio che direi che dà un effetto totalmente diverso rispetto al barocco. E ci siamo presi comunque una sfiziosità adesso, perché comunque camminare a un certo punto cioè comincia a brontolare lo stomaco, no Angela? Allora, aspetta che apro qua. Adesso, allora, l'assaggio lo farà Angela, perché mi rendo conto No, che io non sono capace io faccio di sempre fare il momento... assaggi. Il momento Paolo è il momento dell'assaggio di solito, e ogni tanto chiedete, ma perché Angela non mangia mai? No, mangia. No, mangio. Tutto a metà. Ma siccome le facce che fa Paolo quando mangia, secondo me sono per forza da Adesso vediamo la filmare. tua, dai, da cosa vuoi cominciare? No, inizia tu, dai, mi sento poi sotto pressione. Una è la cipollina, Esatto. e l'altra non lo sappiamo, è Qualcosa col pistacchio. qualcosa di ripieno col pistacchio. Vai Angela. No, vai tu. No, No, davvero, dai mi Angela. sento sotto pressione a mangiare. Ma che pressione Angela. Dai, prendi la telecamera, ma che dici? Vai, perché buttati, il fai tuo così. sguardo, vedi? Ecco. Vedi, tu guarda, basta che fai così e già si capisce. Ma questo è formaggio. Oh mio Dio, infinito. Ecco, vedi? Divina questa cipolla. Sfoglia ripiena, buonissima. Sono arrivati gli autobus della gita. Non 1, 2. Alle 7:30 del mattino. E noi che pensavamo di aver trovato un parcheggio tranquillo. 3, arriva il terzo. No. Si è calmata la situazione adesso, però il parcheggio è pienissimo. Fate conto che stanotte abbiamo dormito praticamente noi e un altro camper dall'altra parte e nessun altro. Poi il camper stamattina si è defilato quando ha visto il casino che c'era in giro. È sparito. Siamo rimasti solo noi. E comunque ecco ragazzi, è la seconda volta che succede, tra l'altro in questo video, che pensiamo insomma di dormire in un posto tranquillo. Ed è un posto tranquillo soprattutto la notte, e poi la mattina ci troviamo le sorprese. Stamattina è una sorpresa direi enorme. Ancora belli stropicciati ragazzi, abbiamo preso la macchina e siamo venuti in questa parte della città, credo verso sud. Siamo scesi da questo lato e siamo di fronte a uno dei simboli di Enna, e cioè di fronte alla Stele della Pace, che in questo momento storico ragazzi ha un significato ancora più importante, devo dire la verità. E da questo lato, vedete qua, lì c'è Angela, vedete? Angela.
non si è ancora ripresa. Lo sai che la mattina per me è sempre difficile. Vabbè. Poi stamattina è stato un risveglio un po' movimentato, cioè ancora non ho capito dove sono, però... Io sono nascosto perché c'è un po' di vento qua dietro, mi sono C'è messo. molto vento, infatti sto volando via, ma c'è questo vento perché siamo in altissimo, siamo a 931 metri sul livello del mare, Ecco. perché Enna è il capoluogo di provincia più alto di tutta Italia. Cioè, sinceramente posso dire, io ho controllato questa informazione 3-4 volte. Cioè non mi fidavo di questa informazione, perché comunque, cioè, tu ti aspetti, non so, Valle d'Aosta, Piemonte, Bolzano, non so. quella zona lì, invece no, è Enna. C'è Enna. È anche per questo che la chiamano la terrazza della Sicilia, perché c'è un panorama su una buona parte della Sicilia. E qui ne abbiamo un altro. Sì, perché ieri abbiamo visto Calascibetta, quindi dall'altro lato dove si vedeva l'Etna. Non si può nominare sta cittadina. Calascibetta a morire mi fa. Invece oggi abbiamo la vista su un altro versante, quindi si vede anche qua tutta una vista a perdita d'occhio, si vede tutta questa parte della Sicilia davanti e queste belle montagne qui tutte frastagliate proprio davanti a noi. Quindi sì, non te lo aspetti ragazzi, ma qui per esempio stanotte abbiamo raggiunto i 6 gradi, proprio nel bel mezzo, nella parte più calda della primavera, ci siamo beccati i 6 gradi stanotte, perché comunque qua ci sono bei venti che girano, quindi deve essere anche un buon posto dove venire magari d'estate quando fa veramente caldo. Qua probabilmente si sta leggermente meglio, se non molto meglio. Salve! Signore ci ha parlato di questo bellissimo esemplare di 500 che ancora dice funziona perfettamente, basta cambiare l'olio, aggiustare 2 cose e funziona benissimo. Ha detto che è anche famosa nella zona perché tutti gli vogliono fare le foto e io sono fra quelli. E ora che ci penso mi sa che io ieri proprio gli ho fatto un'immagine, era parcheggiata in centro ad Enna. Quindi ragazzi, dopo Caltagirone, Calascibetta, siamo arrivati a Caltanissetta, è praticamente uno scioglilingua questa parte di Sicilia, e siamo arrivati in questa strada che ospita un mercato storico. Questo mercato esiste dal 1500 e prende il nome dalla parola foggia, che io la dico in bergamasco, però Paolo lo dice meglio sicuramente in siciliano, com'è? Foggia. Ecco, più o meno questo, che è il nome della tassa che veniva applicata dai fogliamari, cioè coloro che raccoglievano le erbe selvatiche amare che sono molto presenti nella zona di Caltanissetta. In origine, infatti, in questo mercato si vendevano solo questo tipo di prodotti, cioè le foglie, poi cioè le erbe aromatiche, anzi, poi col passare del tempo hanno iniziato a vendere anche la frutta e la verdura. Oggi purtroppo resta una minima parte di quello che era il mercato in passato, perché abbiamo incontrato anche un signore che ci ha detto che in passato questo mercato era vivissimo, non si riusciva nemmeno a camminare per quanta gente c'era. Oggi invece restano davvero pochi banchetti. Il mercato si trova in mezzo a questi vicoletti stretti che sono tutti un po' un labirinto. Abbiamo dovuto chiedere a qualcuno per, insomma, indicarci la via per raggiungere il centro della città e abbiamo preso un bel chilo di finocchi a €1 al mercato, very nice. Regalati in pratica. Però c'è questa cosa che ci sta stupendo molto, soprattutto in questa zona della Sicilia. Abbiamo notato che strano, il caffè normale ti costa €1, €1,20, ma se lo prendi macchiato costa di più. €1,30, €1,40. Questo è strano. È strano, cioè. Questa è la prima volta che lo vedo. Diteci anche voi. Ma se è normale? È normale o se è una cosa strana che abbiamo trovato solo in questa zona, in realtà neanche in tutta la Sicilia. Ogni tanto vedi il caffè a €1 espresso normale e poi comunque il macchiato, espresso macchiato, por favore, sarà per la canzone, ma qui costa anche Dici che 30 centesimi di più solo per il macchiato, per un goccio di latte. Questo fa strano.
Caltanissetta di sicuro, ragazzi, non ci è mai stata consigliata da nessuno, nel senso che nessuno ci ha mai scritto per dirci andate assolutamente a Caltanissetta, come invece è successo per tantissimi posti in cui siamo stati, e qua tanti signori se la chiacchierano qua. E quindi senza questa ondata di turismo, l'ondata che ha investito praticamente tutti i paesini e le città che abbiamo visto fino adesso, si riesce un pochino meglio a vedere qual è la vita del posto, insomma come si vive qui, e ci si rende conto anche di alcune cose, come per esempio del fatto che ci sono tanti negozi che non sono affittati, tanti posti in vendita, tanti posti in affitto, e questo appunto è, diciamo, in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto altrove. Nonostante ciò, comunque, ragazzi, il centro storico è molto bello e quindi è proprio da valorizzare, e sicuramente prima o poi anche qui ci sarà una svolta che porterà anche questa città a, diciamo, al livello delle altre, perché veramente le potenzialità ci sono tutte. Oggi ci siamo un po' invertiti i ruoli, perché questa volta si parla di dolce. Il dolce è più mio di Paolo, Paolo è più sul salato, quindi quando sì, c'è il dolce intervengo decisamente io. Perché Caltanissetta, ragazzi, è la città del torrone. Il torrone in Sicilia si fa proprio qui, infatti la città è gemellata con Cremona. Siamo davanti proprio adesso a un negozio che vende torrone, guardi quanti ce ne sono di diversi tipi, e si produce proprio qui. Torronificio si trova qui a Caltanissetta, che è famosa però anche per l'amaro a Verna, che conosciamo tutti, viene prodotto ancora oggi qui a Caltanissetta, utilizzando proprio le erbe che si trovano nel territorio. Quindi prima abbiamo visto il mercato dove si vendevano soltanto le erbe, quindi c'è un legame questa città con queste erbe aromatiche coltivate in questa zona. Stasera abbiamo deciso di fare sul cubetto qualcosa di così semplice, quasi banale, ma che non avevamo ancora mai fatto. E quindi ecco qui, là c'è Paolo che si è incamminato là, non so se si vede più là sul marciapiede, dietro quella petta che trasporta qualunque cosa si possa trasportare su una petta, e stiamo andando a prendere 2 pizze da sporto. Lo so, è una cosa normalissima, semplicissima, ma quando stai all'estero questa cosa ti manca, la apprezzi particolarmente, e siccome sul cubetto non abbiamo ancora mangiato 2 belle pizze, stasera va così. Che aroma! L'abbiamo presa qui dietro, c'è quel profumo di pizza nel cartone che si sente quando tu la trasporti e te la porti a casa per mangiare. Adesso stiamo cercando un posto dove parcheggiare sto cubetto, saprà di pizza per tutta la notte. È la prima volta per lui in questo nuovo corso che annusa questo odorino. Che ne dici, cubetto? Che ne dici? Questo non l'ha scritto Paolo, ma lo pensa. Lo penso profondamente. Si apre dall'altro lato, però. Che rinco, che rinco, raga. Oh! Questa è alla norma, quindi melanzane fritte, ricotta salata e sulla base margherita. Un must. Cioè, un must. Ormai sono gli ingredienti proprio base. Bella morbidosa, croccantosa allo stesso tempo, abbastanza alta. Oddio, è quella che piace a me. Va bene. Adesso Facciamo goditela. Abbiamo parcheggiato sotto questa roccia. Abbiamo trovato questo posto un po' per caso. Era una tortura guidare col profumo di pizza sotto, quindi abbiamo detto basta, fermiamoci qui, va bene, qui mangiamo. Stavolta mi sa che non la supero. In che Mi senso? sento pesantissimo. Oddio, come l'hai detta, drammatica. No, veramente. È stata pesantina sta pizza qua, ragazzi. Non è che sono tutte ottime le pizze in Italia, eh? Direi di no. Quella di stasera, insomma, ne abbiamo mangiate di migliori all'estero, direi. Addirittura, che tutto un dire. Silvio, tanti saluti, la tua è the best, non c'è niente da fare. Always. Basta, io mi lascio prendere al carboidrato. Così? Prendimi! Questa follia, la follia. Prendimi! Forza, va. Allora, se non è piaciuto tanto a Paolo vuol dire che proprio... No, vabbè. Cioè, ragazzi, vedete che lui ha il palato proprio... Ci ho messo una settimana a sceglierla. E poi Le sbaglia. recensioni ottime. Vabbè. Vabbè, non va sempre bene, fa niente. Pomodoro, ma sarà anche che stiamo mangiando troppo bene. Mozzarella. Abbiamo alzato il livello, forse anche quello. Non lo so, però probabile. Una pizza così magari in altri paesi avremmo detto wow! E invece oggi è un po' pesantina però. Vabbè dai, è così. Aspetta, riprendo una parola, un po' ingurnata. È ingurnata. Ti ingurna proprio qua. Nello stomaco. Vabbè. Ce la siamo giocata male, non è che la mangiamo tutti i giorni. Vabbè, comunque ragazzi, stasera abbiamo deciso di non dormire davanti a un cimitero. Novità. Questa è una novità, visto che le ultime 3 volte, 4 volte, quant'è che avrò una sete stanotte.
Infatti c'è già l'acqua qua pronta per ogni evenienza subito. Con questo Col piano qui, qua. questo ripiano, che cosa è? Vabbè, comunque ragazzi, grazie mille per aver visto il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale perché il viaggio in Sicilia continua e continua con cose che stiamo programmando. Very, very nice. Direi proprio di sì. Quindi adesso io mi lascio prendere al carboidrato. Abbimi! Abbimi! Aiuto ragazzi, ma... Sono tuo! Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima! Ciao! Abbraccione! Abbraccione! Ciao!